Ciao, bentornati o benvenuti sul canale. Se siete arrivati a questo video seguendo la miniatura che ho messo come presentazione del mio video, significa che anche voi come me non siete proprio dei fan sfegatati dell'applicazione che Garmin ci mette a disposizione per pianificare i nostri itinerari. Quindi io adesso con questo video voglio farvi vedere quello che utilizzo io da ormai circa 9 anni, 10 anni. Se siete interessati, seguite il video e avrete un'alternativa, secondo me, più che valida a Basecamp. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Partiamo dalle basi comuni di chi vuole organizzare un viaggio. Chiaramente ci sono differenze tipi di viaggiatori, c'è chi segue la traccia, guarda il volo degli uccelli, le piste per terra, il muschio sugli alberi e riesce a orientarsi in qualsiasi posto. Per me non è così. Io ho iniziato con la cartina, mi piaceva da matti viaggiare con la cartina, ma direi che il passaggio con i navigatori per me è stato fantastico perché mi ha tolto il problema di aver sempre l'occhio sul serbatoio, di dovermi fermare in 2 minuti per vedere. Insomma, per me il passaggio ai navigatori è stato una grande conquista. Comunque, le basi sono comuni, che è una ricerca. Una ricerca, qua a destra vediamo il mio elenco quando sono andato in Marocco, dove ho cercato di vedere per le assicurazioni, per le varie regole che ci sono per andare nel paese. Ho preso un sacco di appunti da altri viaggiatori, come ad esempio dove loro erano stati o i percorsi che avevano fatto, i problemi che avevano trovato. Ad esempio, come possiamo vedere qua a destra, appunto il racconto su varie magari strade interessanti. Addirittura anche sono riuscito a trovare qualcuno che ha pubblicato anche le coordinate geografiche in modo per le piste, perché queste non è sempre così facile, anche se onestamente è sempre meglio chiedere l'arrivo, perché in certi posti le piste cambiano continuamente, quindi è sempre meglio informarsi prima di avventurarsi in posti che non sono magari così facili da trovare le strade, fino ad arrivare a quello che è il tuo piano di viaggio o roadbook, come lo chiamano quelli fighi, dove tu inserisci tutti i posti dove vuoi andare, ti fai una mappa grossolana e cerchi di capire quali saranno i percorsi un po' più facili, un po' più difficili, e vai, a questo punto andiamo a inserirli nel nostro navigatore, nel nostro viaggio. Di quale applicazione stiamo parlando? Stiamo parlando di questa applicazione, My Route App. Perché My Route App? Intanto, secondo me, tra i vantaggi c'è che non è un programma installato sul nostro computer, ma è esclusivamente online. Questo gli dà la possibilità di essere condiviso anche con i vostri amici, cioè voi state pianificando dei percorsi assieme agli altri, lo pianificate sul vostro computer, lo condividete, gli altri immediatamente lo possono vedere senza fare null'altro che andarselo a guardare sul proprio computer. Si può utilizzare una volta che hai pianificato il tuo percorso, chiunque lo può scaricare nel formato che più gli piace, cioè io vado Osman, lo posso scaricare per Osman, lo posso scaricare per esempio in ITN, che è il formato della TomTom proprietario, lo posso scaricare per vederlo su Google Maps, insomma lo posso scaricare in qualsiasi formato e anche con vari differenze tra lo stesso formato, che dopo poi andremo a vedere. La facilità di utilizzo di questa applicazione, se voi avete confidenza con l'utilizzo di Maps di Google, praticamente con questo si fanno le stesse identiche cose. Un altro vantaggio secondo me è il tipo di visualizzazione che puoi avere sulla mappa, puoi avere più di una visualizzazione. Ci sono differenze tra la parte gratuita e la parte a pagamento, purtroppo, ad esempio anche l'algoritmo di calcolo della parte gratuita utilizza quello di OpenStreetMap, mentre per quella a pagamento puoi utilizzare due algoritmi di calcolo che simulano quello di TomTom e quello di Garmin. Se la cartografia non è quella della Garmin, secondo te come farà il navigatore Garmin a riuscire a seguire la traccia o il percorso? Ma cosa stai dicendo? No. Se ti ho detto che sono più di 10 anni che utilizzo, sono 10 anni che utilizzo questa applicazione senza problemi, vuol dire che di problemi non ce n'è. Problemi per quel che riguarda il calcolo non ce n'è. È chiaro che
se la mappa non è proprio la mappa che stai utilizzando su OpenStreetMap, non è proprio sovrapponibile, qualche punto potrebbe non essere perfettamente sulla strada, ma questo il navigatore lo sopporta benissimo. Tra l'altro, un vantaggio invece che c'è in questo modo è quello di avere anche la traccia calcolata con questo tipo con questa cartografia e quindi di avere i due percorsi, sia quello calcolato, il percorso calcolato dalla Garmin e la traccia invece fatta con questo tipo di cartografia. E credetemi, non è sempre uno svantaggio, anzi, spesso è un vantaggio. Possiamo vedere come si presenta la pagina di MyRootUp. Sulla sinistra abbiamo la lista dei nostri amici e diciamo nel centro della pagina inizialmente, probabilmente la vostra, se non ci siete mai andati, sarà vuota. Io ho tutti i miei percorsi, le mie cartelle con i vari percorsi. Vediamo come si fa per fare, noi in questo caso dobbiamo fare un percorso nuovo, quindi vediamo come si fa a fare un percorso nuovo. Ho già il mio roadbook con tutti i miei punti segnati. Naturalmente ho fatto una cosa molto semplice per rendere un po' più snello il video. E a questo punto si va su nuovo. Nuovo, abbiamo tre opzioni. Possiamo appunto creare una cartella nuova. Ne vediamo qua sulla sinistra della pagina le varie cartelle che ho creato. Fare un upload di un itinerario che abbiamo magari ricevuto da un amico o scaricato da qualche parte, tipo Wikiloc o da qualsiasi altra parte, comunque possiamo fare un upload e poi modificarlo a nostro piacimento. Oppure creare un itinerario nuovo. Gli diamo un nome, in questo caso lo chiamiamo MyRoute. Abbiamo la possibilità di renderlo visibile agli amici, abbiamo la possibilità di tenerlo in privato oppure di farlo vedere a tutti. In questo caso io lo tengo in privato perché è comunque un itinerario che non ho mai testato, non mi interessa soltanto farlo vedere appunto per il video. Alla guida possiamo avere anche qua varie opzioni, a noi interessa alla guida. Datelo di partenza io non lo utilizzo mai, non è una cosa che mi serve, comunque eventualmente uno può anche utilizzarlo. A questo punto l'applicazione mi propone il mondo praticamente e io parto con il primo luogo. Parto con Sassuolo, è abbastanza semplice, come dicevo prima, tipo Google Maps, basta digitare il nome e andare a confermarlo. Chiaramente lui mi proporrà un punto centrale di Sassuolo. Io non voglio metterlo su dove abito io perché eventualmente un domani voglio condividere il video, non voglio fare il punto di partenza dove abito io, quindi lo metto in un punto qualsiasi. Mi propone un nome e io tengo sulla parte del nome perché mi interessa questa parte qua. Quindi questo è il mio punto di partenza. A questo punto io voglio andare al passo dell'Articosa, semplicemente lo vado a scrivere passo della Raticosa. Lui mi propone una lista di nomi, mi prendo il primo, mi interessa soltanto mantenere questa parte di nome e quindi abbiamo già creato il secondo punto. Andiamo avanti, andiamo al passo del gioco. Naturalmente sono tutti posti che conosco e quindi vado abbastanza veloce. Poi voglio andare all'autodromo del Mugello. Ecco fatto. Lui mi mette naturalmente il punto al centro dell'autodromo dove io non potrò andare, ma questo non mi interessa. Sto creando diciamo, una bozza del percorso. E poi voglio andare a Passo Colla. A questo punto Passo Colla, Parma, in realtà Passo della Calla. Non mi dà il punto in cui voglio andare, il Passo della Colla, proviamo a cambiare nome, Passo della Colla. Passo della Colla Pistoia Toscano, vediamo se è quello giusto. No, come vedete non è il passo a cui voglio andare, perché questo, come dicevo, la ricerca è molto simile a quella di Google Maps, ma il database probabilmente è leggermente più povero. Quindi io adesso vado, così ho l'opportunità di farvi vedere un'altra opzione di ricerca. Vado su Google Maps, cerco il passo della colla.
Questo è il passo in cui realmente io volevo andare e quindi cosa faccio? Mi vado a copiare le coordinate. Torno su My Route App, ho questo pulsante dove posso inserire delle coordinate. Ecco, questo nome non mi interessa più perché lo voglio chiamare passo della colla. Confermiamo ed ecco che ho aggiunto anche il passo della colla. Quindi abbiamo visto un'altra opzione come fare ad aggiungere un punto in cui magari non è inserito nel database, magari un albergo, un hotel, un qualsiasi punto che o ha un nome che il database di MyRootUp non riesce a trovare. Quindi ho detto passiamo Palazzolo sul Segno. E poi da questo punto voglio tornare a casa, quindi io semplicemente vado a inserire un punto manualmente vicino a casa, lascio fare al navigatore e a questo punto ho già creato una bozza di percorso. Chiaramente le strade tra i punti sono strade che ha scelto lui, eh, proponendomi anche, come si vede, per il ritorno l'autostrada, cosa che io normalmente non faccio. Abbiamo visto come è abbastanza facile e rapido creare un piccolo percorso, però fin qua abbiamo lasciato tanto spazio all'algoritmo di calcolo di questa applicazione. Adesso vado a farvi vedere anche qua abbastanza rapidamente vado a rendere questo percorso adatto alle mie esigenze. La prima cosa che voglio fare quindi è evitare le autostrade. Questo è abbastanza semplice perché abbiamo il pulsantino con scritto evita autostrade. Come vediamo qua ci sono tantissime opzioni, ma molte di queste, ahimè, sono a pagamento. Io però sto facendovi vedere soltanto le opzioni gratuite, quello che possiamo fare con diciamo, la parte dell'applicazione gratuita. Quindi evita autostrade e già lui mi propone un altro percorso. Qua mi fa vedere un percorso dove fa tanta pianura, cosa che io non amo, e quindi io molto semplicemente prendo il percorso, glielo porto in un punto della montagna, perché io voglio continuare a fare montagna, gli cambio nome e già lui mi propone un altro tipo di percorso. Normalmente cosa faccio? Vado anche a zoomare per vedere i punti se sono da spostare e mettere magari più vicino alla strada o proprio nel punto della strada esatto. E ad esempio vado qua su Palazzuolo, vedo che in questo caso vedo che c'è una stradina che dico cavolo, è bella tortuosa, magari carina, mi piacerebbe fare, però non so in che condizione è la strada. Con l'ausilio di Street View, che in questo caso c'è, mentre diciamo nel Basecamp non ho questa possibilità, vado a vedermi se è una strada asfaltata, fattibile. Sembra una strada fattibile e quindi io cosa faccio? Me la vado ad aggiungere al mio percorso. Dico, invece di passare in quel punto che avevo messo così a caso, lo vado a mettere esattamente su questa strada, nella strada della Fagiona. Ok. Vado anche ad aggiustare quel passaggio dentro all'autodromo perché non si può fare e quindi lo tiriamo via. E così via, magari anche vado a verificare tutti i puntini, insomma, questa è una cosa che con più è minuziosa, con più voi andate a mettere preciso il vostro percorso, con più rendete facile la vita al vostro navigatore. Un'altra cosa carina di Street View che voglio farvi vedere, ma ve lo faccio vedere con un altro itinerario, è ad esempio quando noi vogliamo cercare alcuni punti in percorsi un po' particolari che non sono facili da trovare. Ad esempio vi faccio vedere il mio giro in Tunisia dove mi ero segnato una serie di nomi sul roadbook, ma poi non sempre era facile trovare il punto esatto. Cosa ho fatto? Ho utilizzato appunto anche in questo caso Street View. Ad esempio, in questo punto qua adesso è abbastanza facile da individuare perché vedete il puntino verde, ma diciamo che all'inizio, quando avevo tutta questa mappa bianca, non era così facile. Con Street View mi è risultato tutto abbastanza semplice perché a questo punto avevo questi puntini, sono andato a vedere il punto e ho trovato appunto questo punto del percorso in cui io voglio passare, quindi
l'ho aggiunto ed è un'altra cosa che ho potuto fare grazie a Street View. Un'altra cosa che possiamo vedere nella mia pianificazione del viaggio in Tunisia è che ho messo i puntini di diverso colore. Questo perché alcuni di quelli blu sono di passaggio, quelli rossi sono hotel papabili, ma non è detto che siano quelli. Quelli verdi invece sono appunto percorsi punti di interesse che voglio andare a vedere. E questa è un'altra parte, diciamo, della pianificazione che può aiutarti ad avere vita un po' più facile durante poi il viaggio. L'ultima cosa che volevo farvi vedere riguardo alla possibilità di personalizzare e aggiustare il viaggio secondo le nostre esigenze era questa possibilità di visualizzazione che c'è, è sempre in MyRoute. Purtroppo molte di queste sono soltanto per la versione a pagamento, ma Michelin è per la versione gratuita. È una, so che è una cartografia, un modo di visualizzare le mappe molto amato e quindi lo faccio vedere. Perché è comodo? Perché a volte ti fa vedere queste strade che le chiamano strade panoramiche. In più, come vediamo, ha anche la visualizzazione di tutti i vari passi. In questo caso, involontariamente, io ho messo anche Passo Sambuca. Quindi un'altra possibilità è eventualmente uno dice, cavolo, questa è una bella stradina che vorrei fare, quindi prendo questa strada, la metto qua, così mi faccio anche quel pezzettino di strada qua. Ecco fatto. Località. Quindi anche questa è un'altra possibilità di utilizzare appunto questa cartografia, questa modo di visualizzazione che è molto molto utilizzata perché tutti siamo più o meno nati con le mappe di Michelin e c'è anche questa opportunità appunto. Diciamo che a questo punto il nostro percorso è stato creato. Una cosa simpatica che volevo farvi vedere è che a questo punto su tutti i vostri dispositivi avete già a disposizione il percorso creato, quindi sul telefonino avrete il vostro percorso e anche eventualmente il tablet, se utilizzate il tablet avete già il vostro percorso senza null'altro dover fare. Ve lo faccio vedere intanto sul telefonino. Quindi apriamo l'applicazione di My Route App, che è questa che si vede. Andiamo a vedere i nostri itinerari, scegliamo quello che ho appena fatto, nominato MyRoute. Un attimo di tempo che, dovuto anche dalla velocità della rete, che se lo andrà ad aprire. Questo è il percorso, lo vado ad aprire e a questo punto lui me lo proporrà sul telefonino. Dopo vedremo anche le opzioni, le possibilità che ho dal telefonino al navigatore. Intanto, come potete vedere, sul telefonino ho già disponibile il mio percorso e eventualmente posso anche modificarlo dal telefonino o dal tablet. Rimane l'ultima cosa da vedere, perché adesso abbiamo fatto il nostro percorso, ma dobbiamo caricarlo sul nostro dispositivo, qualsiasi dispositivo noi intendiamo utilizzare. Perché, come dicevo all'inizio, con questa applicazione si può esportare in vari formati. Io ve ne faccio vedere due che si può utilizzare per esportare dal computer al dispositivo e uno dal telefonino al dispositivo. Il primo metodo che vi faccio vedere è molto semplice perché c'è un pulsante con scritto Export. In questo caso bisogna però avere installato prima un piccolo software di comunicazione tra il PC e il nostro dispositivo. È molto semplice, basta premere sul sistema operativo che noi stiamo utilizzando e installare questo programmino piccolissimo. A questo punto, una volta installato questo connettore, come lo chiama MyRoute col pulsante apri itinerario si inizia la procedura di installazione sul navigatore. Quindi si fa apri con MyRoute Connector. A questo punto viene aperto questo pop-up di interfaccia con il nostro navigatore, si seleziona il tipo di file e di dispositivo che noi abbiamo, si preme sul formato, export to device, a questo punto diciamo il file sarà esportato direttamente sul nostro dispositivo. Il secondo metodo di esportazione del nostro file verso il nostro device è utilizzare il device come se fosse un disco esterno. Quindi, sempre sulla nostra interfaccia di MyRoute abbiamo questo pulsante, salva come.
Prendo questo, cliccando su questo pulsante si apre una serie di formati con cui è possibile esportare esportare il percorso, ITN ad esempio per il TomTom o KMZ per i vari Google Earth e così via. Io normalmente utilizzo GPX 1.1 o GPX 1.0. Utilizzando GPX 1.0 i punti vengono, tutti i punti che noi abbiamo inserito, questi punti blu che si vedono sul percorso, verranno individuati come punti di sosta. Quindi a questo punto, scegliendo quello che è il formato con cui vogliamo esportare, come avete visto viene direttamente salvato sul nostro computer. A questo punto basterà prenderlo e portarlo sul device utilizzandolo come un disco esterno. Questa esportazione si può fare direttamente anche dalle cartelle, cioè io posso esportare anche ad esempio questi due formati, questi due file assieme, in caso in cui noi abbiamo tanti file da esportare sul computer. È abbastanza comodo, perché in questo caso facciamo salva come, lo salviamo col formato che a noi interessa. Noi ne vediamo solo due, ma ad esempio quando siamo andati a Capo Nord avevamo almeno una ventina di percorsi, e anche questo potrebbe salva, e vengono salvati direttamente sul nostro computer. Quando sono sul nostro computer basta prenderli e portarli come se fosse proprio un disco esterno sul dispositivo. Come ho accennato a un certo punto del video, una volta che noi abbiamo creato il nostro itinerario sul computer, lo abbiamo immediatamente disponibile anche sul telefonino, su un tablet, l'hanno disponibile anche i nostri amici, quindi lo possiamo già modificare anche dal telefono, modificare anche dal tablet, ma possiamo anche fare un'altra cosa: possiamo caricarlo direttamente dal telefonino al nostro navigatore. Per fare questa cosa dobbiamo aver installato Garmin Drive sul nostro telefonino, questo per permettergli di comunicare con il navigatore. Apriamo la nostra applicazione di MyRouteApp, andiamo a cercare il percorso che abbiamo creato, in questo caso MyRoute. Abbiamo la possibilità di modificarlo, come vediamo, con questo pulsantino qua in basso a sinistra la penna, ma anche di scaricarlo sul nostro telefonino. Ci chiederà con che formato lo vogliamo scaricare, lo scarichiamo con 1.1. Una volta che l'ha scaricato ci chiede di aprirlo. A questo punto, per esempio, potrei andarlo ad aprirlo con Osman, quindi l'avrei immediatamente disponibile sul mio telefonino per Osman, ma io voglio scaricarlo sul mio Zoom XT, quindi lo apro con Drive. Drive mi chiede a questo punto se voglio inviarlo al navigatore. Gli dico invialo. Il navigatore sta ricevendo il file dal telefonino. Non soltanto in questo file non sarà compreso solo il percorso, ma anche la traccia, quindi avremo la possibilità di eventualmente sul nostro navigatore sovrapporre percorso e traccia. Infatti adesso che ha finito mi dice ho ricevuto percorso e ho ricevuto tracce. Senza cavi, senza niente. Questa cosa è comodissima quando siamo in giro in moto e vogliamo scaricare magari un percorso che non l'abbiamo fatto in precedenza, lo possiamo fare senza dover essere per forza collegati al computer. Questo è tutto. Naturalmente ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma io ho voluto semplicemente introdurre il sistema. Vi faccio vedere ad esempio una cosa per tutte, una cosa molto simpatica. Qua noi siamo abituati a vedere i waypoint qua a sinistra quando stiamo, diciamo, pianificando un percorso, ma abbiamo altre possibilità, come qua ce n'è proprio un elenco in questo menu, come ad esempio sovrapporre più di un percorso. Se noi abbiamo fatto varie versioni, vogliamo darci un occhio per vedere se abbiamo fatto errori o così via, possiamo sovrapporre più di un percorso nella stessa pagina. Ad esempio qua me l'ha evidenziato in giallo, ma posso metterne un terzo, un quarto, di evidenziarlo in altri colori. Va bene, ci sarebbe tant'altro da dire, ma siamo diventato veramente per le lunghe questo video. Se vi è piaciuto chiedo un bel mi piace, e magari qua sotto dove c'è il facciotto nero, se volete iscrivervi al canale, sarebbe veramente gradito. Ciao a tutti!